Poi Ignari, bentornati dal Barba nel suo canale e siamo qua con l'ultimo video relativo ai tips del Barba, quindi andremo a vedere gli ultimi 4 tips del Barba. Settimo vero? Sì, settimo tips riguarda la gestione delle temperature, perché diciamocelo, per avere dei buoni risultati un minimo dico scientifici dobbiamo esserlo. Quindi dobbiamo capire esattamente le temperature a cui andremo a infornare la pizza, perché infornare una pizza a 360, a 380, 400, 420 gradi non è la stessa cosa. Ma come si fa? Ma come si fa a misurare la temperatura della pietra? Con esattamente questo arnese, ragazzi. Questo o altri, ce ne sono un miliardo, vi lascio comunque i link delle mie attrezzature in descrizione. Con questo pirometro, dicesi pirometro, noi potremo andare a misurare la temperatura della pietra nel momento dell'infornata. Questo perché? È basilare perché potremo anche qui andare a correggere il nostro procedimento. Se notiamo che abbiamo preriscaldato il forno troppo alto e la pizza sotto si è bruciata, se sappiamo la temperatura a cui abbiamo infornato, la prossima volta potremo ridurla. Quindi il consiglio è prima di infornare, cominciamo a misurare la temperatura della pietra. Quindi io direi partite da un'infornata a 360 gradi, se poi non vi aggrada potete aumentare. Non andate a infornare subito fornetto al massimo, tutto al massimo, perché poi la pizza sotto si brucia e fa fumo, è un casino. Quindi direi date sempre una bella misurata alla pietra refrattaria, biscotto che sia, qualsiasi fornetto che avete, per capire bene qual è la base di partenza, quindi 360, 370, per poi andare a modificare secondo le vostre preferenze. Quindi questo qua era il settimo tips. Il mio consiglio è investite un 20-30 euro, compratevi un pirometro, perché questo è decisamente importante per migliorare le nostre e le vostre pizze. L'ottavo tips riguarda la gestione delle temperature di cottura e soprattutto la girata. Quindi partendo dal consiglio di mantenere per un bel po' di volte la stessa idratazione e la stessa ricetta con la stessa farina della pizza, dovremo poi decidere e trovare la modalità migliore, la tempistica migliore di cottura, perché non tutti i fornetti scaldano allo stesso modo. L'abbiamo visto nei video, ma non solo io lo dico, nei video di raffronto c'è un fornetto che scalda di più, uno scalda di meno, uno ce l'ha starato, uno non ha il biscotto e quant'altro. Quindi il consiglio è quando infornate cercate di infornare tenendo sempre la calotta il più bassa possibile per non disperdere calore. Infornate, chiudete per almeno 1 minuto e mezzo, 2 minuti, non toccate la pizza. A quel punto il mio consiglio è quello di fare una girata di 180 gradi per avere una cottura della pizza più omogenea. A quel punto potete richiudere, fatta la girata, chiudete per 1 minuto, spiate all'interno, se secondo voi la doratura è quella che avete cercato, allora a questo punto potete sfornare. Se invece non è così, potete allungare il tempo di cottura di altri 30 secondi, di un altro minuto, a secondo del vostro fornetto e di quali sono le qualità del vostro fornetto. Quindi questo è l'ottavo tips, consiglio di gestione temperature e soprattutto la girata. Ok? Nono tips, ragazzi, siamo quasi al termine di questa fantastica avventura. Che cassate che dico. Nono tips riguarda gli ingredienti. Gli ingredienti della pizza sono i più svariati, potete metterci un po' quello che vi pare, basta che non ci mettete l'ananas perché sennò io non vi parlo neanche più insieme. Ciò detto, un ingrediente tra tutti è quello che ha bisogno di una piccola accortezza, che però può risultare decisivo, l'ho scoperto anche io un po' alla volta, ed è la mozzarella. Mozzarella ce ne sono 1000 tipi, sconsiglio di usare le mozzarelle per pizza perché fanno quella patina sopra un po' bruciacchiata, non mi piace. Il mio consiglio è usare la mozzarella fior di latte. Ce ne sono poi quelle del supermercato che vanno benissimo, c'è la super mozzarella di Agerola che l'ho assaggiata, è una figata pazzesca, però tutte queste mozzarelle hanno bisogno di una piccola accortezza, che è cioè quella di scolare l'acqua in eccesso. Vedete poi nel video qua a mio fianco, scolarla cosa significa? Significa prendere la mozzarella, tagliarla a listelli o a quadratini o alla julienne, come si riesce a fare, e poi lasciarla almeno 1 oretta, se non di più è meglio in questo caso, a scolare con un colino e una piccola ciotola, così da fargli perdere l'acqua in eccesso e così in cottura avremo una pizza
che sicuramente è più filante con la mozzarella e meno acquosa, perché a volte capita, purtroppo è capitato anche a me, di fare delle pizze un po' troppo acquose al suo interno. Quindi questo è il nono consiglio: scolate la mozzarella. Un consiglio comunque che cambia non di poco i risultati che possiamo ottenere, eh. Ragazzi, eccoci qui col decimo e ultimo tips del barba, e so che questo è un discorso che ha colpito, la maggior parte di voi, c'è 'sta fissa, la prima volta ce l'ho avuta anch'io, poi mi sono un po' informato e ho lasciato perdere. La pulizia del fornetto. Cazzarola, mi si è rovesciata sopra la mozzarella, mi è andato l'olio, c'ho tutta la pietra che è ho tutta la pietra che è macchiata, lei è un disaster, si dice, è un disaster, fatto un disaster. Ma ragazzi, ma voi, domanda, pensate che nei forni delle pizzerie vada dentro l'asciugamaria, a pulire con lo svelto, con lo sgrassatore dopo ogni pizzata? Ragazzi, le pietre refrattarie, i biscotti si puliscono da soli col calore, per effetto di questa pirolisi si dice, cioè con il calore praticamente tutto lo sporco si va a sciogliere e si va a seccare, lo potete poi asportare con una piccola spazzolina. Quindi non veramente ragazzi, ho visto domande, me l'hanno chiesto in 1000, non ho fatto un video, lo farò probabilmente perché vedo che c'è bisogno, però non fatevi paranoie sulla pulizia della pietra. A parte che c'è scritto nelle istruzioni del fornetto, lo sporco è normale che si crei e in nessun modo va a, modificare l'utilizzo del fornetto, è assolutamente normale. Comunque, se vi si sporca, se fate un disastro, se c'è un po' di nero, il consiglio è: lasciate acceso il fornetto una ventina di minuti a temperatura massima, con niente dentro, niente pizza dentro, e lo fate poi raffreddare, vedrete che poi un po' alla volta con l'utilizzo, comunque quello sporco che si è fatto, anche se è olio, anche se è mozzarella, anche se è pomodoro, andrà a sparire, ce ne sarà altro delle pizzate successive, ma quello delle pizzate precedenti andrà a scomparire. Quindi questo, il mio consiglio è: non andate in paranoia perché si sporca la pietra. Se proprio siete fissati, come vi ho fatto vedere in un altro video che ho fatto, la potete girare, però secondo me ragazzi non serve a nulla, non serve veramente a nulla. A questo punto non posso che ringraziarvi per la visione di questi video, di questi 3 video che mi sono molto divertito a fare, i miei 10 tips. Per chi non ha visto i precedenti e ha beccato questo video, andate a vedervi i precedenti perché secondo me sono molto utili. A questo punto il Barba vi saluta, come al solito se volete fatemi delle domande, scrivetemi perché io rispondo sempre a tutti. Seguitemi anche sulla pagina di Instagram se avete voglia, @ le recensioni del Barba, e un saluto e alla prossima.